Salve a tutti cari amici, la scorsa volta abbiamo iniziato a parlare dello zar Michele Romanov e di suo padre Filarete che, ricordate, in realtà governava al suo posto. Abbiamo trattato una serie importante di questioni politiche e sociali e dal punto di vista della politica estera ci siamo occupati della guerra infruttuosa da parte della Moscovia contro la Polonia. Siccome c'è molto da dire in merito al periodo di Michele Romanov, abbiamo diviso la sua trattazione in due, secondo questo criterio. La scorsa volta abbiamo parlato della guerra contro la Polonia e questa volta parleremo delle guerre contro i tatari. Tuttavia, anche in questa lezione ci occuperemo di altri argomenti, oltre la politica estera. Dunque, avendo acquistato la pace con la Federazione della Lituania-Polonia, la Russia decide finalmente di dedicarsi alla questione dei tatari. La Moscovia non era mai riuscita a stroncare le scorrerie dei tatari. Si stima che nel 600 queste incursioni abbiano causato la morte di 200.000 persone, comprese donne e bambini. Abbiamo visto che la Russia aveva sottomesso diversi gruppi di tatari, ma non i tatari di Crimea, forti anche del fatto di essere diventati vassalli dell'impero ottomano. Molto forte, molto importante il Khanato tataro di Crimea. I tatari di Crimea erano nomadi e allevavano bestiame. I loro scarsi guadagni venivano integrati con il bottino delle scorrerie. In realtà le scorrerie servivano non solo a fare bottino, ma anche a catturare prigionieri che poi venivano venduti nei mercati degli schiavi orientali. I tatari di Crimea erano sottomessi al sultano turco soltanto formalmente, ma in realtà portavano avanti una politica del tutto indipendente. Al loro interno anche ogni singolo capotribù aveva molta libertà. Il grosso dell'esercito russo era sempre schierato a sud di Mosca per difendere la capitale dagli attacchi dei tatari, però gli insediamenti russi sparsi nei territori ancora più meridionali erano protetti solo da deboli avamposti che di certo non scoraggiavano gli invasori. A partire dall'ascesa al trono dello zar Michele nel 1613 fino al 1640 circa, la difesa dei confini fu colpevolmente trascurata, sia perché mancavano i mezzi, sia perché Mosca si illudeva di tener buoni i tatari di Crimea pagando loro un tributo annuale. I russi avevano un accordo con il capo dei tatari, Janibek, e i tatari preferivano attaccare la Polonia, oltre ad essere impegnati in scontri tra di loro. Quando però Janibek invecchiò e non riuscì più a imporre la sua autorità, i tatari ripresero ad invadere la Moscovia. A ciò gli spingevano sia la siccità, sia la ritrovata pace tra Turchia e Polonia, che essi non desideravano, sia i dissidi sull'entità del tributo, sia le scorrerie che a loro volta i tatari subivano da parte dei cosacchi che provenivano dal territorio moscovita. In ultimo, l'indebolimento delle guarnigioni di frontiera causato dalla guerra di Smolensk, di cui abbiamo parlato nelle scorse lezioni, incoraggiò i tatari. Le scorrerie del 1632 e del 1633 furono seguite da altre, questa volta portate avanti dai tatari grandi Nogai, perché uno dei tanti gruppi tatari era quello dei grandi Nogai. Questi ultimi di solito battevano le steppe a est del Volga. Nel 1616 avevano accettato la sovranità russa. Nel 1634 però, incalzati ad est dai Kalmucchi e ancora più ad est dai cosacchi del Don, i tatari grandi Nogai si spostarono verso ovest, unendosi con i tatari di Crimea e con i tatari piccoli Nogai nell'area della città di Azov. In questo modo si creò una grande concentrazione di forze tatare. La Moscovia si trovava in difficoltà, era urgente rinforzare le difese di confine. La cavalleria moscovita non poteva in alcun modo competere con quella tatara e in generale con l'estrema mobilità degli invasori.
Ad ogni modo i coloni moscoviti che andavano verso sud aumentavano sempre di più e quindi sorgevano nuove città di presidio soprattutto lungo il corso superiore del Don e dei suoi affluenti. La Moscovia contava molto sui cosacchi del Basso Don. Queste comunità di cosacchi erano organizzazioni militari libere, costituite principalmente da persone fuggite dalla schiavitù moscovita. Esse godevano di una certa autonomia da Mosca in cambio della promessa di seguirne gli ordini. Mosca li riforniva anche di denaro e di cibo. Il governo moscovita non aveva nessun interesse a dare fastidio ai cosacchi, memore di ciò che avevano fatto e della forza con cui l'avevano fatto durante il periodo dei Torbidi. Il problema è che i cosacchi a loro volta sconfinavano nell'impero ottomano per le loro scorrerie e gli ottomani protestavano con i moscoviti per questo. La Moscovia però rispose che non era in grado di controllare i cosacchi, tuttavia li rimproverò e aggiunse anche delle azioni punitive. Ciò che i cosacchi assolutamente non volevano era l'amicizia tra Russia e Turchia, perché avrebbe messo a repentaglio le loro libertà. Nel 1637 i cosacchi da soli realizzarono veramente una grande impresa, conquistarono l'importantissima fortezza turca di Azov, inoltre si permisero di trucidare l'inviato di Istanbul a Mosca. I cosacchi sfruttavano sempre il fatto che gli ambasciatori di Moscovia e della Turchia dovessero necessariamente passare attraverso il loro territorio. Comprensibilmente i turchi minacciarono guerra. Per fortuna della Moscovia, sia i turchi sia i tatari erano impegnati su altri fronti e i cosacchi riuscirono a consolidare la vittoria. Il sultano Ibrahim, il capo dell'impero ottomano, poté sferrare la controffensiva solo nel 1641 e i cosacchi, benché inferiori di 15 volte, resistettero e costrinsero i turchi alla ritirata. Consapevoli che non avrebbero potuto resistere ad un'altra controffensiva ottomana, i cosacchi cosa fecero? Offrirono il territorio di Azov a Mosca. La Moscovia fu posta di fronte ad un dilemma imbarazzante. Incamerando Azov avrebbe acquisito uno sbocco sul Mar Nero, però avrebbe provocato una guerra con l'impero ottomano, una guerra pericolosa, senza alleati. Commissari inviati ad Azov riferirono che le fortificazioni della città erano in pessimo stato. Con riluttanza nel 1642 Mosca chiese ai cosacchi di ritirarsi. In questo modo i cosacchi subirono la rappresaglia dei turchi. Inoltre i tatari, interpretando il disimpegno russo come una forma di debolezza, ripresero in maniera ancora più massiccia i loro attacchi. Nel 1633 e nel 1634 le loro scorrerie furono appoggiate direttamente dagli ottomani, moltissimi prigionieri vennero avviati lungo la steppa verso la schiavitù. Le incursioni intendevano anche punire il riavvicinamento tra Polonia e Russia. Nonostante 30 anni di lenta ripresa dopo il periodo dei Torbidi, la Russia moscovita non era ancora in grado di garantire la propria sicurezza interna, ma la debolezza della Moscovia riguarda anche la politica estera e la diplomazia. Questo vale soprattutto nell'ultimo periodo del regno di Michele Ramanov. La Moscovia sembrava sempre più in preda all'inerzia, al torpore. Filarete aveva promosso rapporti più stretti con i paesi protestanti, ma dopo la sua morte essi vennero scoraggiati. Le missioni straniere arrivavano sempre più raramente, si cercò addirittura di espellere dal paese i residenti svedesi. In funzione antisvedese si cercò di realizzare un matrimonio reale con la famiglia danese. Il principe Valdemaro di Danimarca venne scelto come marito per la figlia dello zar, Irina. Valdemaro si recò controvoglia a Mosca. Inizialmente gli garantirono che avrebbe potuto mantenere la sua fede protestante, ma in seguito gli fu ordinato di convertirsi all'ortodossia. Il principe, nonostante le minacce e nonostante le suppliche, si rifiutò. Venne così imprigionato e soltanto dopo la morte dello zar Michele nel 1645 fu rilasciato.
Non si tratta di episodi isolati, siamo di fronte ad una vera e propria chiusura da parte di Mosca nei confronti dell'Occidente, una chiusura anche e soprattutto culturale, causata dal conservatorismo religioso. Gli storici spiegano che il periodo dei Torbidi ebbe un doppio esito dal punto di vista psicologico. Da una parte il rifugio nella tradizione nazionalistica ed ecclesiastica, dall'altra invece una profonda disillusione nei valori della Santa Russia e nel fatto che la patria russa fosse protetta da Dio. Molti uomini abbandonarono l'oscurantismo e il bigottismo e iniziarono a ragionare criticamente. I tanti contatti con gli stranieri favorirono lo spirito critico e l'acquisizione di idee provenienti dall'Occidente. Alla fine del regno di Michele, Mosca possedeva un'operosa comunità di circa 1000 persone, soprattutto protestanti, venute dall'Occidente, artigiani, mercati, soldati. Nei circoli vicini alla corte un certo numero di russi iniziò a essere influenzato dalle mode occidentali in fatto di abbigliamento e di comportamento. Avendo ricevuto insegnamenti dai sociniani, un nobile quale Kvarasistin mise in dubbio i dogmi della teologia, accusò lo zar di dispotismo e iniziò a lamentarsi che Mosca era una città morta in contrasto con la vivacità dell'Occidente. Cercò di fuggire all'estero, ma venne scoperto perché tradito dalla servitù. In realtà Kvarasistin aveva una cieca accettazione di tutto ciò che fosse straniero, ma limitatamente al formalismo e al cerimoniale. Tuttavia si può sostenere che Kvarasistin anticipi l'uomo di cultura russo, tipico del Settecento. Questi segnali di occidentalizzazione naturalmente non erano ben visti dalla gerarchia ecclesiastica russa, che fece pressioni sul governo perché limitasse i contatti dei russi con quelli che essa chiamava i maledetti eretici stranieri. Un editto del 1646 ordinò che alcune chiese protestanti di Mosca fossero distrutte. Tuttavia il governo si rendeva conto che alla Moscovia servivano le tecnologie occidentali e quindi non voleva isolare del tutto il paese. La Chiesa ortodossa russa peraltro non era in grado di combattere l'eresia attraverso un processo di educazione. La Chiesa russa aveva sempre detestato l'istruzione, portatrice del pericolo del razionalismo. La Chiesa si occupava soltanto di trasmettere la fede attraverso antichi rituali e abitudini. I libri liturgici abbondavano di errori, sicché i riti degli altri paesi di fede ortodossa non corrispondevano più a quelli praticati a Mosca. Realizzare una riforma dei testi significava ammettere che la Chiesa russa era caduta nell'eresia. Forse avrebbe dovuto cercare una guida negli studiosi di Kiev e di Costantinopoli, ma essi erano accusati da tempo di aver ceduto alle influenze della Chiesa cattolica. La Chiesa russa aveva ridotto la religione a una serie di sterili cerimoniali. Filarete impose una rigorosa disciplina e una stretta osservanza dottrinale, scansando ogni possibile influenza straniera. Il clero ortodosso proveniente dai territori ucraini e bielorussi, quei territori posseduti dalla Lituania e dalla Polonia che erano cattoliche, quando arrivavano a Mosca erano costretti a farsi ribattezzare e a subire una stretta sorveglianza. I libri di questi russo occidentali venivano esaminati con attenzione e molti finivano al rogo. Dopo la morte di Filarete, la Chiesa russa occidentale di Kiev riuscì finalmente a farsi sentire maggiormente e apparvero opere che contenevano innovazioni del rituale. Vennero così gettati i semi dello scisma, Raskol è lo scisma, che pochi anni dopo la morte di Michele avrebbe diviso in due la Chiesa ortodossa russa, ma anche la società russa. I cosiddetti raskolniki, cioè gli scismatici, si arroccarono nella difesa ad oltranza degli antichi rituali, mostrando un risentimento nazionalistico. Invece gli innovatori, chiamati
Puttineli desideravano un rinnovamento totale della vita religiosa e morale del paese. Denunciavano che la religiosità del moscovita ortodosso si riducesse soltanto a vuoto formalismo. In effetti gli ortodossi tradizionalisti erano brutali e volgari, moralmente indegni, incapaci di predicare perché totalmente ignoranti, meccanici nella loro ritualità e comunque disprezzati da tutti. Guidati dal parroco Neronov, gli innovatori cercarono di combattere questi abusi, ma furono contrastati dalla gerarchia ecclesiastica, la quale si era trasformata in una mera burocrazia. Gli alti prelati vivevano nel fasto e nel lusso, stracolmi di privilegi concessi loro dallo Stato. I comuni credenti si avvicinavano sempre di più agli innovatori. Come in Occidente, anche in Russia il dissenso religioso serviva come mezzo per esprimere una protesta sociale, per far venire fuori il malcontento del popolo di fronte alla miseria degradante e all'oppressione politica. Come abbiamo visto, lo sviluppo economico in Russia era ostacolato dal gravoso sistema fiscale. È vero che durante il regno di Michele si realizzò un certo progresso, ma questo avvenne a dispetto delle misure del governo. Abbiamo parlato della fabbrica di armi di Tula. Vennero impiantate anche delle fabbriche per la produzione di beni quali il vetro e la carta, ma non ebbero molto successo. La Russia sapeva di avere grandi ricchezze minerarie, ma non era minimamente in condizione di sfruttarle. Il commercio non poteva svilupparsi più di tanto, perché ciascun villaggio o città tendeva a costituire un'unità quasi chiusa. Ad eccezione di Mosca, che contava 200.000 abitanti, le città avevano mercati del tipo del bazar orientale, piccoli e strettamente legati alla campagna. Le città peraltro non godevano di nessun diritto, di nessun privilegio. Le persone dedite al commercio erano poche e di umili condizioni. Gli elementi più ricchi di solito diventavano dipendenti statali. Il credito era difficile da ottenersi, i tassi di interesse erano notevolmente alti. Il resto della popolazione era schiacciato dalle tasse e dagli obblighi militari. I funzionari statali potevano, pensate, in qualsiasi momento impossessarsi degli averi dei mercanti senza subire alcuna conseguenza legale. I mercanti inoltre subivano la concorrenza dello Stato con i suoi monopoli. La Russia esportava soprattutto pellicce e altri prodotti provenienti dalle foreste. Le ricchezze della Siberia scatenarono una rapace colonizzazione, in buona parte spontanea. Allettati da facili guadagni, militari, cosacchi, cacciatori di pellicce, commercianti si spinsero verso Oriente, schiacciando i popoli nativi. Il dominio russo veniva realizzato attraverso la costruzione di forti e fortini. La fondazione di Krasnojarsk nel 1628 completò la conquista della regione dello Yenisei. Durante il decennio tra il 1630 e il 1640 vennero sottomesse le regioni del fiume Lena e già nel 1639 un piccolo gruppo di coloni raggiunse la costa del Pacifico vicino a Ojotsk. Pensate, i russi arrivarono al Pacifico già nel 1639. Penso che tutti noi avremmo invece ipotizzato una data molto più tardiva, invece nel 1639 quelli erano già arrivati dall'altra parte del continente, dell'Oceano Pacifico, di fronte all'Alaska. 4 anni più tardi, cioè nel 1643, una spedizione discese il fiume Amur fino alla foce. Venne stabilito un blando contatto con la Cina. La politica coloniale russa fu caratterizzata da una grande crudeltà. Le pellicce vennero imposte, spesso in quantità esorbitante, e come tributo Yasak
Abrok, tributo agli indigeni. Forse questo genere di colonizzazione può essere in qualche modo paragonata a quel genere di colonizzazione degli statunitensi alla conquista del West. Comunque la maggior parte della popolazione russa dipendeva dall'agricoltura. A partire dalla fine del periodo dei Torbidi la superficie coltivata man mano aumentava, ma le tecniche agricole restavano primitive. Le condizioni economiche e giuridiche dei contadini peggiorarono. Molti di loro avevano bisogno di prestiti che solo i proprietari terrieri potevano accordare. In cambio di prestiti i contadini erano costretti a pagare tributi, tributi, o a fornire prestazioni d'opera, barshina, prestazioni d'opera sulle proprietà del signore, analoghe alle nostre corvée. I contadini continuavano a non poter abbandonare la terra, quindi divennero servi della gleba. Krepasneje è la parola che in russo significa servi della gleba, contadini legati in perpetuo al proprietario presso cui lavoravano. Giuridicamente ed economicamente al di sotto dei servi della gleba c'erano i bobeli. I bobeli erano talmente poveri da essere esonerati da qualsiasi imposta, e anche i domestici, che di solito non erano contadini bensì schiavi, cioè halop, schiavi. La schiavitù vera e propria era abbastanza rara, ma era diffusa la schiavitù per debiti. Pensate che a volte i debiti erano fittizi, venivano inventati, infatti servivano a chi moriva di fame a rendere se stesso schiavo pur di sopravvivere. Lo Stato di solito non interveniva nelle questioni tra il padrone e il contadino e si premuniva soltanto che il proprietario terriero provvedesse per le imposte dei suoi sottoposti. Questo ovviamente aumentava enormemente il potere del proprietario sul contadino. Anche in campo giudiziario l'autorità del padrone era pressoché assoluta. Solo i reati più gravi come tradimento, assassinio o banditismo venivano giudicati dai funzionari dello zar. Tuttavia i contadini avevano un'arma a loro favore. Sfruttando la scarsità di manodopera potevano passare ad altri proprietari terrieri e a volte trasferirsi nelle regioni meridionali dove esisteva maggiore libertà. Questo era un modo di sottrarsi all'oppressione. Naturalmente questa immigrazione era illegale, ma per quanto ci si opponesse non si riusciva a fermarla. Chi subiva maggiormente queste fughe dei contadini erano naturalmente le piccole proprietà provinciali. I grandi proprietari, naturalmente anche i grandi monasteri, potevano attirare i fuggitivi offrendo loro maggiori prestiti e migliori condizioni di vita e di lavoro. Su molte vaste proprietà si dirigevano anche artigiani che fuggivano dalle città, quindi anche gli artigiani fuggivano, artigiani che davano luogo a veri centri artigianali e commerciali all'interno di queste grandi proprietà. Soprattutto per i piccoli possidenti era molto difficile individuare il contadino fuggito e costringerlo a tornare. Questa situazione aprirà la strada alle gravi rivolte del 1648 e del 1649 e al codice dello zar Alessio. Naturalmente parleremo di queste cose nella prossima video lezione. Che cosa dire in conclusione? La società russa stava assumendo quella configurazione che avrebbe mantenuto nei 2 secoli successivi. Lo Stato stava diventando assoluto e burocratico. Questo fu il duro prezzo che la Moscovia dovette pagare per risollevarsi dalla prostrazione e per diventare una grande potenza. Bene, concludiamo qui questa video lezione. Mi raccomando, continuate a seguirmi, ci saranno tante altre video lezioni sulla storia della Russia moscovita. Vi ringrazio, arrivederci a tutti.